Per molto tempo ho cercato di sensibilizzare i negozianti e ovviamente anche gli allievi dei corsi verso l'utilizzo della carta, perché sono molto attenti alla penna stilografica, giustamente, mi compro quella bella, mi compro quella per cominciare, mi compro quello che... e poi ci metto l'inchiostro, spendo i miei soldini per l'inchiostro. E la carta? La carta è la terza componente e senza carta non si scrive, senza inchiostro non si scrive e senza penna, ma anche senza carta, anzi a dir la verità, se proprio vogliamo dirla tutta, scusate questa paternale iniziale, visto che la penna stilografica funziona per capillarità e il flusso parte da qui e attraverso il pennino arriva qui, ma non arriva qui perché ce lo mettiamo noi, è perché la carta lo attira per la sua proprietà di igroscopica, quindi sempre per capillarità, impregna l'inchiostro nelle fibre. La carta è fondamentale, ecco, quindi scusate, ora rientro nei ranghi. E quindi tutto questo per dirvi che sto sensibilizzando anche i negozianti. Allora Laura di Gold Pen mi ha detto vabbè, ok, ti lancio una sfida. Mi ha detto ho comprato un po' alla cieca, insomma ha fatto finta così di fare la gnorri, dei blocchi, delle carte, provali e dimmi cosa ne pensi. E devo dire la verità, ha fatto centro, mi piacciono un sacco, ve le sto presentando poco per volta, ma è una novità anche per me, perché ovviamente questa ad esempio è una carta coreana. La carta Anji è una carta tradizionale coreana che deriva dalla corteccia interna del gelso, poi lavorata con tecniche artigianali, ovviamente di alta qualità. Una carta forte con una bella fibra che si sente che ha una lavorazione assolutamente artigianale. Una carta ecologica, in questo caso sono 32 pagine con una grammatura di 80 grammi. Carta cucita, effettivamente si vede in maniera impeccabile. Questo consente anche di aprire il blocchetto a 180 gradi. Questo consente di avere proprio il quaderno aperto, la carta spianata, quindi non ci sono dorsi, non ci sono scalini, e anche quando andiamo ad utilizzarla verso la fine, a parte diciamo questa onda, questa piccola onda che comunque vedete che c'è a vista ancora la rilegatura, il foglio è bello aperto e possiamo scrivere con il massimo agio. E allora, fino adesso ho parlato, ma andiamo un po' a scrivere. Ho delle penne diverse volta per volta per metterla alla prova. Cominciamo con, per esempio, la Platinum Balance. Questa è una di quelle carte che io mi sbilancerei a dirvi provate, perché ricorda tantissimo una carta antica, una carta pergamenata. Quando parlo di carte antiche parlo veramente di carte fatte secondo la tradizione. Sto aspettando di fare uscire un video che riguarda la cartiera Magnani perché devo raccogliere ancora dei feedback sui prodotti e soprattutto riscontrarmi così anche col titolare per avere qualche informazione in più. Ma una carta antica ha tutto un suo modo, una suggestione propria, e poi insomma è il pennino che scorre sopra, è l'inchiostro che viene trasportato sulla carta, insomma è veramente un piacere. La carta fa parte ed è allo stesso, pari grado di inchiostro e pennino. Provo con un pennino un po' più sottile, perché qualcuno potrebbe giustamente dire beh, ma su questa carta così in rilievo, così pergamenata, con queste vergature che si sentono e si vedono comunque anche al tatto, chissà il pennino sottile come funziona. Funziona benissimo. Posso decidere io di dire quanto voglio premere, quanto colore voglio far venire fuori, ma l'ho provata persino col pennino Posting della Pilot, che è uno dei più
sottili ma anche sensibili se vogliamo, e quindi insomma molto sensibile alle micro rugosità, alla porosità della carta, e il risultato lo vedrete fra poco. Con il colore come se la cava? Vediamo subito. Ecco, quello che ho già notato e lo vedremo è che questa carta cioè tanto rende bene con la scrittura e con i pennini, quelli fatti proprio per la grafia, quanto un po' meno bene con i pennini che cominciano a diventare larghi, con gli stab, con i corsivi, anche con questo BB di Pelikan. Quindi il colore, come potete vedere, c'è tutto, ed è quello che vedo anche su altre carte, vedono i miei occhi nel calamaio. La bellezza, il gusto di utilizzare un pennino un po' più largo però non è lo stesso. Provo ancora, giusto per capire se le mie sensazioni erano giuste nelle prove che ho effettuato precedentemente, con questo pennino 1,5. Cioè, non che non si scriva bene, assolutamente, è che toglie un po' il gusto che invece si ritrova ogni qualvolta utilizziamo un pennino sottile. Per quanto non tutti i pennini sottili, per esempio questo che è un pennino aguzzo, questo della Blue Dew, qui potrebbe forse trovarsi un po' in difficoltà, ma come vedete invece sono stato smentito perché scrive benissimo. Benissimo, ma avete notato, eccolo qua, binari. Perché binari? Perché binari qua? Perché la carta, provo su un altro foglio, niente binari, perché come vi ho spiegato la carta è un elemento fondamentale per la scrittura, cioè non è ci metto anche la carta, beh sì dai, mi scelgo una carta un po' più bella. La carta fa parte della filiera, della catena. Ecco perché in questo caso avete visto che qui la capacità di attirare l'inchiostro non è la stessa di una carta diversa. E allora pennini flessibili, non tutti, questo che è estremamente flessibile, fatica un po' di più. Quello della Montblanc non fatica affatto. Andiamo a vedere un pochettino la carta. Il colore? Sì, c'è tutto, non serve aggiungere altro. Guardate il Royal Blue come emerge distinto, così come si vede invece la differenza con il Black del Platinum. Il pennino largo, come vi dicevo, si perde un pochettino il gusto, e anche il flex, insomma, non lo vedo un flex così generoso, così morbido, non lo vedo come la scelta migliore da utilizzare su questa carta. È uno spettacolo di carta, ma anche la scrittura. Una carta fatta in Corea, questo è il pennino Waverly, guardate, questo è il pennino Posting. Qui abbiamo lo stab, quindi la resa del colore è buona, non mi dispiace affatto la resa dello stab, ma è proprio l'ultimo passo, perché ad esempio questo, che è un pennino Music, non è altrettanto gustoso, così come l'ho scritto l'ultima prova con l'Italic Flex, ma insomma non è che più ci spingiamo verso un pennino largo. Questo invece della Calligraphy, sebbene venga un po' spento, ma è il Caran d'Ache che era proprio quello nella penna, è veramente notevole. Il pennino Soft Fine della Falcon e Labo mi piace ma non mi piace, nel senso che perde un pochettino quella sua capacità di essere sottile. Vedete che sembra quasi un fine medio piuttosto che un fine. Non è l'SEF ma è l'SF, si perde proprio quella sua caratteristica, cosa che invece Montblanc riesce a mantenere, perché è davvero un extra fine nei fili che vedo contrassegnati.
Insomma, si capisce che questa carta mi è piaciuta. E allora eccola qua, la Anduri Hanji Blocket. Davvero una bella scoperta. E a voi tutti amici grazie. Vi aspetto alla prossima, ai prossimi video, perché ho altre belle carte da presentarvi. Ciao a tutti!